ce l'hai dentro questa voglia di dire ti amo e ti freni un attimo, bene da un certo punto di vista, perché ok, essere sempre spontanei, ma domandati quando è realmente giusto dire ti amo all'altra persona. Beh, banalmente quando ci si conosce bene, perché allora dici ti amo a qualcuno che conosci. Quindi ragiona un attimo, fermo restando che nella vita non ce n'è come le sorprese, va bene, ok, questa battuta sorge spontanea, però senti di conoscere veramente bene l'altra persona, i suoi gusti, le sue abitudini, i suoi sogni, le sue speranze, quelli che dici e quelli che ha quasi paura a rivelare. Ecco, domandati quanto conosci in modo completo questa persona e a fronte di questo, sì, forse il dire ti amo è un dire ti amo non all'idea che hai di lui o di lei, ma almeno un po' di più a quello che corrisponde a lui o a lei. Secondo segnale da attendere prima di dire ti amo è quello di sentirti a proprio agio con l'altra persona, a tuo agio fisico, emotivo, mentale, ti senti libero o libera di non star bene una volta o ti fai vedere solo quando sei super in forma? Ti senti libero di dare un parere su qualcosa che sai che sarà magari in contrasto col parere dell'altra persona? Ti senti libera di dire anche una stupidaggine? Ecco, questo sentirti a tuo agio con lui o con lei è un buon motivo per dire finalmente ti amo. Aver superato le prime fasi dell'infatuazione. All'inizio di una storia, complice anche sovente una fisicità molto allegra e importante, eh sì, ti viene voglia di stringere forte l'altra persona, dargli un bacio passionalissimo e dire: "Lo sai cos'è? Ti amo". Questa è una cosa molto bella e va bene essere spontanei. Pensateci un attimo, però magari sostituiamo "ti amo" con qualcosina d'altro. Sì, okay, qui non lo posso dire, però tipo: "Mi fai tanto sangue". Ecco, una cosa così è carina, è spiritosa, è divertente, è calibrata al momento. Ho voglia di stare con te, ho voglia di vederti, mi piace passare del tempo con te, ne voglio passare ancora. Eccoci. Quindi tantissime altre locuzioni possono servirci in questo momento di euforica gioia per comunicare quanto siamo felici e quanto stiamo bene con l'altra persona e tenere magari il ti amo per un successivo momento. Altro segnale è: siete veramente in grado di comunicare onestamente e apertamente? Questo ha a che fare sia con il sentirsi a proprio agio con l'altra persona del punto 2, ma soprattutto con la nostra capacità di costruire una coppia che sia forte, una coppia da ti amo vero. Eccoci, siamo in grado noi, questo era un piccolo autoesame che è sempre utile nella vita. Quanto riusciamo a dire quello che abbiamo dentro in modo sereno, quanto non ci sentiamo giudicati, quanto abbiamo voglia di essere limpidi nel condividere quello che noi realmente siamo con l'altra persona. Perché a quel punto chi dirà ti amo sarà il nostro vero io, non quel Dio euforico e un po' adolescenziale che sì, salta sempre fuori nei primi incontri. L'ultimo segnale è vedere un futuro insieme. Io sono molto aperta ad idee, quindi il senso di futuro insieme può essere strutturato in modi molto molto differenti, anche non canonici, non classici. Ad esempio, ho fatto anche un video sul poliamore, che non vuol dire saltellare in giro, in cui le persone coinvolte arrivano a dire un ti amo che è proprio al di là dell'aspetto sessuale. Per cui diamoci il tempo e se chiudendo gli occhi nel tempo continuiamo a aver voglia di stare con questa persona,
pur nelle difficoltà che poi iniziano a intervenire, perché chiaramente i primi tempi ci si vede, è tutto bello, ci si riserva forse, ecco, mettiamola così, i momenti migliori in cui abbiamo anche noi voglia di star bene, li rendiamo perfetti. Quando inizia a subentrare un po' di quotidianità e l'altra persona diventa quello che ovviamente è, cioè una persona, ecco, se anche lì, fatta la tara dei pro e i contro, questa persona ci piace davvero, ci stiamo veramente bene insieme, anche nei modi, nei tempi e negli spazi che ognuno si riserva. Io sono una persona che ha una fortissima necessità di spazi privati personali. Io con me stessa. Può essere uno spazio fisico, il mio studio, può essere uno spazio mentale, può essere un viaggio in solitaria. Però se con questo carattere nella vita mi son detta: "Questa persona la vorrei vedere nel tempo", ecco forse, questo ha il suo bel valore. Quindi concludendo, il ti amo è una parola bella, importante, bella non soltanto per chi la riceve, prima di tutto è bella per noi che la diciamo. Siamo stati abituati un pochino a abusarla, a chiamare gli amici amo piuttosto che, questo I love you che è ovunque, ma il ti amo non è un soltanto mi piaci, non è un soltanto ti desidero, è veramente una completezza di emozioni, di sensazioni e di comunicare, distillando in 2 parole tutto questo mondo, che è un mondo che se arriviamo a dire ti amo al momento giusto, noi l'abbiamo già detto, spiegato, vissuto in tutte le sue sfaccettature. Quindi nel momento in cui arriveremo a dire ti amo, è una sorta quasi di abbraccio finale a tutto quello che è stato fatto fino a quel momento. Quindi teniamolo come cosa preziosa e importante questo piccolo, grandissimo ti amo tra me e voi. Nel tempo è un ti amo perché c'è costanza, amorevolezza, attenzione, ascolto e comunicazione. E nel vi amo, un abbraccio grandissimo a tutti e grazie ancora.